52. La prima volta che ho messo mani in un PC non era un PC ma era un Macintosh, era il 1996. Io sono un grafico, utilizzo il Macintosh per lavorare e su quel Macintosh ho mosso i miei primi passi. Era un Macintosh LC 630 con un lettore CD a doppia velocità e con 33 MHz di velocità del processore, 8 MB di RAM. Dunque il primo smanettamento, diciamo che ci ho messo altri 4 MB di RAM e poi ci ho messo anche una scheda, un modem interno al 56K. Funziona ancora benissimo ancora oggi, ce l'ho in ufficio, funziona benissimo. Beh, sono nato con i Macintosh. Io sono particolarmente legato ai Macintosh fine anni 90, inizio anni 2000 e quando mi capita di trovarne qualcuno lo adotto, lo pulisco, lo sistemo, lo riparo anche e poi lo aggiungo alla mia collezione. Ne ho circa una quarantina. È molto strano trovarsi di fronte a un PC così vecchio, fanno quasi ridere e ti rendi conto di come le cose sono andate avanti nel tempo e come siano dei trabiccoli nell'usarli. Il modding è l'arte di personalizzare un PC. Dunque, se tu vuoi avere un PC unico, o te lo fai tu o te lo fai fare da qualcuno che è capace di farlo. E il fatto di volere qualcosa di unico, ce l'hai soltanto tu e non ce l'ha nessun altro. Un po' come si faceva con le auto da tuning, il tuning, cioè le modifiche dell'auto. Infatti molte cose sono state prese anche dal tuning, basti pensare ai tubi luminosi, colorati, erano gli stessi che si usavano nelle auto. Poi adesso i LED hanno rivoluzionato completamente questa cosa. Io sono un metallario della vecchia generazione, anni 80. Dunque Mayhem è un contributo a uno dei più grandi gruppi black metal degli anni 80, i Mayhem norvegesi. Il modding quando ho iniziato? Tengo a precisare che ho iniziato nel 2013 ma non sapevo che esistesse questo hobby chiamato modding. Un giorno recandomi in discarica per buttare via qualcosa, vidi un PC, lo tirai su, lo portai a casa e mi resi conto che funzionava. Dunque ho iniziato un po' a smanettarci. Inizialmente andavo in discarica per buttare via della roba, ma dopo aver visto che potevo prendere dei PC andavo in discarica unicamente per ritirare vecchi PC. Li prendevo, li risistemavo, li rendevo un pochettino più artistici, principalmente li usavo per me, pure per i miei amici. Ho usato molti PC per uso ufficio, uso NAS, archiviazione dati. E poi col passare del tempo ho iniziato a personalizzarli. E poi dopo ho scoperto che esisteva il modding, che era proprio la modifica del PC, dunque mi si è aperto completamente un mondo. Diciamo che racchiude le mie 3 essenze, che è la creatività, manualità, mi piace molto usare le mani, la mia passione per l'informatica. Ecco, quando hai tutti questi elementi che fanno parte di te e li puoi racchiudere in qualcosa di bello, allora là sì, è fantastico. Io sono un grandissimo sostenitore del riciclo. Le mie prime mod erano tutti PC riciclati. La cosa bella è che quando iniziavo a lavorarci, alla fine a prodotto finito il PC era praticamente irriconoscibile. All'epoca non avevo sponsor, dunque prendevo un po' quello che riuscivo a raccattare in giro e cercavo di fare qualcosa di bello.
La mia soddisfazione massima era quando riuscivo a riciclare il 90% del materiale da cui prendevo i rottami. Era una soddisfazione immensa. Ecco, lo stile è una bellissima cosa, ti rende riconoscibile, però devo ammettere che anche se certe cose mi vengono meglio di altre, io preferisco non avere uno stile, preferisco sempre fare delle mod un po' diverse, eh, molto diverse fra di loro, anche perché sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Io credo che lo stile un po' ti fossilizza, ti lascia, poi diventi schiavo del tuo stile. Arrivi a un punto che il tuo stile è quello, non vai più oltre e non sperimenti più niente di nuovo. Da tante cose, traggo ispirazione da qualsiasi cosa. Principalmente il modding è sempre abbinato al gaming, dunque tu hai un tema di un videogioco, analizzi le varie tematiche, i vari elementi e poi metti tutti questi elementi nella tua mod. Però nulla toglie che tu puoi fare anche un computer a tema film, ad esempio, oppure a concetto, un concetto astratto, puoi fare una mod del genere. Anche, come dicevo prima, anche se sempre abbinato al gaming, però nulla impedisce anche a un non giocatore di farsi personalizzare il proprio PC e tenerlo sulla scrivania per video editing oppure per ufficio. Il PC deve diventare un'opera d'arte. Il bello del modding è che tu puoi trarre ispirazione da tante cose, dunque veramente non hai limiti. Le tematiche sono varie, videogiochi, biohazard, militare, mimetico, ruggine, zombie, qualsiasi cosa. Io adoro la ruggine, intendiamoci, mi piace tutto ciò che è vecchio e decadente. Credo che quello che riesca a fare il tempo sulle cose difficilmente riesce a farlo artificialmente, non ottiene la stessa cosa. Ho fatto delle mod in stile ruggine, erano le mie prime mod, erano i miei primi tempi, sono rimasto folgorato da una mod che vidi all'inizio, una mod di Belowen che si chiama District 9, che è preso come tematica del film omonimo. Quando vidi quella mod sono rimasto folgorato. Non pensavo che si potesse fare un PC in quel modo e io ho cercato di trarne tutte le informazioni e l'ispirazione possibile e ancora oggi rimane una delle mie mod preferite. RGB sì, ma usati con parsimonia, nel modo giusto. Il futuro sta andando in quella direzione. CNC, laser e 3D. Ci sono due correnti di pensiero. Ci sono quelli che usano il massimo della tecnologia per raggiungere il loro scopo e poi ci sono quelli che fanno le mod vecchia scuola, fanno tutto a mano. Qui dipende dal punto di vista. Io personalmente preferisco fare tutto manualmente perché ti crea un contatto più diretto con la materia. C'è il modder che usa tutta la tecnologia possibile per realizzare le proprie opere e poi ci sono quelli che preferiscono fare tutto manualmente con le mani. Io appartengo a questa seconda categoria. Lavorare fisicamente con le mani sulla materia ti dà proprio un rapporto più diretto e secondo me quello che realizzi con le tue mani non ha prezzo. Il lavoro manuale rispetto al CNC, laser, 3D è meno preciso, fai molto più fatica. Indubbiamente i mezzi tecnologici ti danno una precisione millimetrica. Dipende,
Ovviamente se io dovessi fare 50 mod al mese, probabilmente per un discorso puramente di produzione, anche io userei i macchinari. Però se devo creare un PC unico che rimanga unico per sempre, lo farei tutto a mano. Il mio progetto nasce da qualsiasi cosa. L'ispirazione mi arriva da sola. Quando sento che sta per arrivare qualcosa, comincio a prendere carta e penna e comincio a disegnare. Faccio tantissimi disegni, tantissimi. Poi quando ho trovato l'idea giusta, sono un grafico, dunque utilizzo i programmi che uso per lavorare, i programmi di disegno. Dunque preparo un rendering e cerco di immaginare la mod come potrebbe venir fuori. I workflow ne ho fatti tanti, ho iniziato a farli fin da subito. Mi piace condividere e molti ragazzi mi chiedono anche dei consigli, sono sempre felice di darli. E chiunque può fare una mod per il computer, lo può fare veramente chiunque. E io nelle mie guide faccio capire che se tu hai un po' di manualità e hai qualche idea, sicuramente puoi fare un ottimo lavoro. Anche delle guide, sì, mi diverte tantissimo farle, ma appunto perché a me piace condividere. A mia volta anch'io guardo quello che fanno altri, ad esempio vedo i ragazzi del Brasile che usano spesso rottami, loro non possono permettersi un PC dalla nostra portata, dunque spesso usano veramente pezzi da riciclo, computer vecchi e stravecchi, però è veramente strabiliante di come loro riescono a fare qualcosa di bello con dei rottami. Nelle mie guide uso sempre materiali semplici, di facile reperimento, appunto per far capire che per fare qualcosa di bello non è sempre necessario spendere tanti soldi. Poi non tutti se lo possono permettere. Sì, può essere importante il nome una mod perché suscita molto interesse e una persona potrebbe essere appunto influenzato dal nome per conoscere la tua realizzazione. Ma come materiali uso l'acrilico, lo uso tantissimo, acciaio, alluminio, legno. Come strumenti uso Dremel, il traforo della Dremel, vari seghetti manuali e un plotter a 3 da taglio per l'applicazione delle grafiche e poi tanta carta vetrata, ma proprio tanta. L'innovazione è una parte che può essere determinante per una mod. Essere innovativi come modder è molto difficile. Ci sono modder che lo fanno e anno dopo anno si evolvono. È molto difficile essere innovativi, c'è molta competizione. Io, per quello che riguarda me, cerco di fare le cose che mi piacciono e continuerò a farle. Poi se l'innovazione arriverà. Black Oak, sicuramente. Perché è stata la mia prima mod completamente creata da zero ed è stata una grande sfida per me realizzare un computer del genere. Beh, non so di preciso, è un nome che è saltato fuori da solo. Mi piaceva l'idea di qualcosa di nero, di elegante e di potente. Comunque Black Oak è stato il nome più azzeccato. Come se uscisse fuori dall'oscurità e ti guardasse. Problemi tanti, appunto perché non usando macchinari è stato molto difficile essere precisi al millimetro. Però alla fine è andato tutto bene, è una mod che ha ricevuto già dei riconoscimenti e sono molto contento. E
una mod che nonostante abbia un anno di vita continua ancora a suscitare molto, molto interesse. La cosa non può che farmi molto piacere. I contest sono fantastici. Una volta non c'erano, adesso i brand si sono resi conto che mettendo dei premi in palio la gente è più stimolata. Diciamo che il contest non necessariamente vale la pena di essere vinto, il contest è una vetrina, basti pensare alla Cooler Master World Competition che non è tanto il vincere, ma lì ti fai veramente conoscere. Le tue mod sono ampliate, hanno una risonanza mondiale e se tu fai un buon lavoro hai commenti positivi e riscontri da ogni parte del mondo e questa è una cosa fantastica. E sarebbe veramente interessante perché devi fare una mod con quello che hai sotto mano e devi arrangiarti, sarebbe veramente una bella sfida. La mia mod preferita è questa, è District 9, è una mod pazzesca, mi ha ispirato veramente tanto. Modder preferiti ce ne sono tanti, però uno in particolar modo mi ha colpito fin da subito. Bill Owen è una persona che si può definire che non abbia uno stile tutto suo, e lui riesce a fare veramente qualsiasi cosa, lui riesce a spaziare in qualsiasi campo e riesce a spingersi sempre in cose nuove. Lui è stato uno dei primi modder, tra l'altro è stato anche il primo modder che ho seguito, gli ho chiesto anche dei consigli ed è stato sempre disponibile. Lui è molto attivo nella scena del modding, lui non solo fa progetti interessanti ma stimola anche altri modder ad andare avanti e questo si apprezza molto, lo apprezzo molto. Ha realizzato molte mod molto diverse fra di loro ed è riuscito sempre ad essere molto professionale e molto preciso. La mia peggiore mod, questa, indubbiamente, e l'ho pure venduta. Un modder realizza più di una mod all'anno e spesso le vende o le tiene per sé oppure le regala agli amici. Gli sponsor sono importantissimi e dunque funziona così: lo sponsor ti dà del materiale, tu fai la mod, però quel materiale sponsorizzato deve avere una grandissima visibilità. Dunque il compito del modder è quello di rendere l'hardware molto visibile e usarlo al meglio. Questa è una ottima collaborazione fra sponsor e modder. Se tutti e due fanno bene il loro lavoro, il successo è sicuro. Progetto ambizioso sono stati tutti ambiziosi, se li vogliamo vedere nel loro lasso di tempo lo sono stati tutti. Però è sempre quello che dovrei fare, il progetto che dovrei fare in futuro sarà sempre quello più ambizioso. È già successo, ho collaborato con un altro modder, abbiamo fatto una mod insieme sul tema Tomb Raider, è stato molto interessante, lo rifaremo. Sì, certo, realizzo le mod per i clienti, è molto gratificante perché oltre al divertimento c'è anche una soddisfazione economica, certo. Difficile stabilirlo con certezza, ma sicuramente ci sarà sempre meno bisogno del lavoro manuale, tutto sarà più meccanizzato, dunque stampa 3D, CNC e laser saranno gli strumenti usati per la maggiore, questo sicuramente. E la tecnologia sarà sempre più predominante, questo sarà sempre
sempre più veloce, dunque sarà sempre più veloce e preciso il procedimento di costruzione. Il lavoro manuale ci sarà veramente molto poco, dunque vedo che nei prossimi anni il modding come lo faccio io e altri modders saranno destinati a sparire. Divertirsi e non aver paura di buttarsi in nuove esperienze, questo sicuramente. Essere curiosi e sperimentare tanto. Avere costanza e i risultati arriveranno. Sì, avrei cambiato qualcosa, avrei iniziato prima. Vincere alla lotteria, trasferirmi in Finlandia per fare il boscaiolo. Continuare a fare modding e fare sempre quello che mi piace. Ringrazio tutti coloro che mi seguono e ci vediamo in rete.